Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo delle triadi. Le triadi costituiscono la struttura di base nella formazione degli accordi, per cui la conoscenza delle triadi ci consentirà di comprendere la costruzione degli accordi. E questa conoscenza avrà una ricaduta importantissima sul nostro percorso musicale. Infatti potremo decifrare la maggior parte degli accordi dall'analisi delle note che ve ne fanno parte. Potremo decidere dove e come costruire un determinato accordo sullo strumento in base alle nostre scelte tecniche e musicali. E ancora saremo in grado di comprendere la relazione tra le scale e gli accordi, acquisendo così uno strumento avanzato per l'improvvisazione. Insomma, vale davvero la pena prendersi un po' di tempo e guardare questo tutorial con attenzione. Per avere accesso alla teoria delle triadi in maniera agevole, sarebbe opportuno conoscere la teoria degli intervalli, argomento a cui ho dedicato 3 video molto dettagliati. Tuttavia però, in questa sede cercherò di affrontare le triadi in maniera più semplice e intuitiva possibile, così da rendere questi contenuti accessibili a tutti. Le uniche conoscenze di base da cui non sarà possibile prescindere sono la scala cromatica e la teoria dei toni e dei semitoni, argomenti di base molto semplici che potete trovare all'interno di un mio precedente tutorial. Vi lascio i link dei video appena citati in alto e in descrizione. E adesso cominciamo subito. Vediamo prima di tutto i principi di base della costruzione di una triade. Una triade è formata da 3 note appartenenti ad una scala. La prima nota si chiama fondamentale e dà il nome alla triade. Le note successive si ottengono dalla sovrapposizione di 2 note situate alla distanza di 2 intervalli di terza consecutivi a partire dalla fondamentale. Tranquilli, è più facile a farsi che a dirsi. Facciamo un esempio sulla scala maggiore di Do. Scegliamo dalla scala la nota di Do come nota fondamentale su cui costruire la triade e classifichiamola dunque con il numero 1. Ora cerchiamo la prima nota da sovrapporre percorrendo un intervallo di terza a partire dal Do, arrivando così alla nota di Mi. La nota di Mi sarà classificata con il numero 3, numero che esprime appunto l'intervallo che la nota considerata forma con la nota fondamentale. Diremo dunque che il Mi è la terza di Do. Abbiamo però parlato di una sovrapposizione di 2 intervalli consecutivi di terza, per cui ripeteremo il procedimento partendo dalla nota di Mi, ovvero percorreremo un intervallo di terza dal Mi, arrivando in questo modo alla nota di Sol. Il Sol sarà classificato con il numero 5. Questo perché il numero deve esprimere l'intervallo che si forma tra la nota considerata e la nota fondamentale. E se noi consideriamo l'intervallo tra il Do e il Sol, possiamo osservare che questo abbraccia 5 note, e quindi il Sol è la quinta di Do. A questo punto la nostra triade di Do è stata costruita con la sovrapposizione delle note Do, Mi e Sol. Come vedete, il procedimento di base è molto semplice e si può applicare ad ogni nota della scala allo stesso modo. Per cui adesso costruiamo insieme le altre triadi della scala di Do, considerando di volta in volta ognuna delle 6 note rimanenti come nota fondamentale. Triade di Re. La fondamentale è Re. Ad un intervallo di terza abbiamo il Fa e ad un intervallo di terza dal Fa abbiamo il La. La triade di Re è formata dunque dalle note Re, Fa e La. Triade di Mi. La fondamentale è Mi. Ad un intervallo di terza abbiamo il Sol e ad un intervallo di terza dal Sol abbiamo il Si. La triade di Mi è formata dunque dalle note Mi, Sol e Si. Triade di Fa. La fondamentale è Fa. Ad un intervallo di terza abbiamo il La e ad un intervallo di terza dal La
abbiamo il Do. La triade di Fa è formata dunque dalle note Fa, La e Do. Triade di Sol. La fondamentale è Sol. Ad un intervallo di terza abbiamo il Si. Ora dobbiamo percorrere un intervallo di terza dal Si. Ma come vedete, la scala si chiude prima di giungere sul terzo suono. In questo caso procederò oltre l'ottava, ovvero l'ultimo suono della scala, ritrovando le stesse note della scala ad un'altezza superiore, ovvero un'ottava sopra. Infine mi fermerò sulla nota di Re, in quanto è la nota che forma un intervallo di terza con il Si. La triade di Sol è formata dunque dalle note Sol, Si e Re. Triade di La. La fondamentale è La. Ad un intervallo di terza abbiamo il Do e ad un intervallo di terza dal Do abbiamo il Mi. La triade di La è formata dunque dalle note La, Do e Mi. Triade di Si. La fondamentale è Si. Ad un intervallo di terza abbiamo il Re e ad un intervallo di terza dal Re abbiamo il Fa. La triade di Si è formata dunque dalle note Si, Re e Fa. Vi consiglio di memorizzare le 7 triadi della scala di Do maggiore, in quanto, anche se come vedremo a breve si possono formare tante combinazioni di triadi, considerando oltretutto anche le note alterate, tuttavia queste 7 triadi costituiscono la nomenclatura di base per tutte le altre triadi. Quindi rivediamole velocemente insieme. La triade di Do è formata dalle note Do, Mi, Sol. La triade di Re è formata dalle note Re, Fa, La. La triade di Mi è formata dalle note Mi, Sol, Si. La triade di Fa è formata dalle note Fa, La, Do. La triade di Sol è formata dalle note Sol, Si, Re. La triade di La è formata dalle note La, Do, Mi. La triade di Si è formata dalle note Si, Re, Fa. Adesso che abbiamo capito come si forma la struttura generale di una triade, se conoscete altre scale esercitatevi applicando lo stesso procedimento per costruirne le relative triadi. Se invece non conoscete le scale, vi suggerisco subito di visionare 2 tutorial sulle scale maggiori e sulle scale minori naturali, in quanto se siete arrivati a vedere questi tutorial teoricamente un po' più avanzati, allora la conoscenza delle scale è d'obbligo se volete approfondire maggiormente le vostre competenze musicali. Come al solito vi lascio i link in alto e in descrizione. Detto questo, il discorso delle triadi non è ancora finito. Infatti, dopo la comprensione della struttura generale delle triadi, adesso dobbiamo entrare nel dettaglio, considerando che si possono costruire 4 tipi di triade: la triade maggiore, la triade minore, la triade eccedente e la triade diminuita. Ognuna di queste triadi costituisce rispettivamente la struttura degli accordi maggiori, degli accordi minori, degli accordi aumentati e degli accordi diminuiti. Per ora però direi di assimilare bene i contenuti di base esposti fin qui, mentre vi rimando ad un video successivo per affrontare il discorso delle 4 tipologie di triadi. Come sempre, se avete domande, dubbi e suggerimenti, scrivete pure nei commenti. Infine, se ritenete utili i contenuti dei miei video, sostenete la crescita del canale semplicemente iscrivendovi. A voi non costa nulla, continuerete ad avere accesso gratuitamente ai contenuti del canale, ma allo stesso tempo mi darete un grande supporto affinché io possa continuare a creare e a condividere i miei tutorial. Cliccate dunque sul pulsante iscriviti che trovate in basso sotto al video e non dimenticate di attivare la campanella. Soltanto attivando la campanella riceverete una notifica ogni qualvolta che un nuovo video verrà pubblicato. E con questo è davvero tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!